Ciao amici GCN e bentornati all'angolo di Francesca. Oggi finalmente parliamo della prima disciplina olimpica, l'Omnium. Siamo ovviamente sempre nel ramo degli endurance e se non vi siete visti scratch, eliminazione e corsa a punti, vi invito ad andarveli a guardare perché saranno essenziali per capire come funziona l'Omnium. L'Omnium non è una singola gara, ma una competizione composta da 4 prove diverse, disputate tutte nella stessa giornata. Le prove sono in quest'ordine: scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti. La cosa fondamentale da capire è: l'Omnium è una gara a punti. Ogni prova assegna punti, i punti si sommano e l'atleta con il punteggio più alto alla fine dell'Omnium vince. Nelle prime 3 prove, quindi scratch, tempo race e l'eliminazione, i punti vengono assegnati in base alla classifica della singola gara. Il punteggio è sempre lo stesso: 40 punti al primo, 38 al secondo, 36 al terzo e via così. Si scalano 2 punti per posizione fino all'ultimo. Velocemente, lo scratch, se volete approfondirlo andatelo a vedere sul video più lungo. Gara secca, su una distanza fissa, 10 km, il primo che passa la linea vince. Tempo race, gara nuova. Come funziona? La distanza è di 10 km, sia per uomini che per donne. Nei primi 5 giri non vengono assegnati punti. A partire dal sesto giro, ogni singolo giro assegna un punto al primo atleta che passa sulla linea d'arrivo. Questo significa che dopo i primi 5 giri, ogni giro è uno sprint. Inoltre, anche qui, il giro guadagnato vale 20 punti e il giro perso ne comporta meno 20. Al termine della gara si stila la classifica e verranno assegnati i punteggi dell'Omnium, quindi 40, 38, 36, eccetera. Step successivo, gara dell'eliminazione. L'ultimo atleta che passa sulla linea d'arrivo viene eliminato. Così come per lo scratch, il video integrale lo trovate nel link in descrizione. Anche qui la classifica finale assegna punti per l'Omnium, 40, 38 e così via. Arriviamo così alla corsa a punti finale dell'Omnium, gara importantissima perché può ribaltare la classifica. A differenza delle altre gare, qui non si assegna un punteggio fisso con la classifica, ma tutti i singoli punti guadagnati durante la corsa a punti, o persi, verranno aggiunti o tolti alla classifica generale. Quindi il funzionamento è quello di una corsa a punti classica. Su piste da 250 metri ogni 10 giri ci sarà uno sprint. 5 punti al primo, 3, 2, 1. Ultimo sprint, punteggio doppio. Ogni giro guadagnato vale 20 punti e ogni giro perso te ne toglie 20. E in caso di parità di punti alla fine della corsa a punti, quindi anche dell'Omnium, chi passa la linea d'arrivo per primo nell'ultimo sprint vince. Quando guardi un Omnium non devi mai considerare le gare separate. Devi sempre seguire la classifica generale e capire chi sta accumulando punti e chi li sta perdendo. Un errore comune infatti è guardare l'Omnium come quando guardi 4 gare individuali. Spesso e volentieri chi fa secondo o terzo in tutte le gare alla fine arriverà meglio di chi magari ne vince una e fa 15° in un'altra. Questo è perché l'Omnium è una gara lunga, dove ogni scelta fatta all'inizio può cambiarti il risultato alla fine. È una gara di endurance completa, dove contano costanza, gestione e capacità di leggere la classifica. Se vuoi approfondire le singole prove, ti ricordo che ci sono tutti i video dedicati a ognuna di esse, linkati sotto in descrizione. Se il video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale e non perderti la prossima puntata perché sarà sulla mia gara preferita, la Madison.